In passato la gotta è stata spesso descritta come la malattia dei ricchi, delle persone agiate, addirittura dei papi, dei re e degli aristocratici in genere. Essendo legata a doppio filo al consumo di alcolici, carne selvaggina in particolare, la patologia nel passato interessava soprattutto le persone ricche e facoltose, tra cui peraltro non mancano nomi illustri come l'imperatore Carlo Magno, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci e tanti altri. Seppure il legame con gli alimenti animali sia innegabile, oggi abbiamo una comprensione molto più profonda della condizione, che si è rivelata essere più complessa, sfaccettata, ma soprattutto associata anche a complicazioni che per certi versi sono più gravi del semplice dolore articolare. Ma andiamo con ordine. Cos'è esattamente la gotta? La gotta è una malattia un po' atipica sotto tanti punti di vista. È, tanto per cominciare, una condizione metabolica, ma che si manifesta soprattutto con l'infiammazione delle articolazioni. È metabolica perché tutto inizia dal metabolismo, e in particolare da come il corpo gestisce le cosiddette purine. Le purine sono una classe di molecole decisamente ampia, ma possiamo limitarci a considerarle come quello che rimane quando l'organismo deve smaltire del DNA che non gli serve più. Immagina di prendere del DNA, lo smonti come un Lego e tra i diversi pezzi che ti ritroveresti tra le mani ci sarebbero anche queste purine. Purine che non possono essere eliminate tal quali, ma devono invece subire ulteriori trasformazioni per diventare un pezzettino di Lego ancora più piccolo e semplice, l'acido urico. Ricapitoliamo. Smontiamo il DNA e otteniamo tra i vari pezzi delle purine. Non possiamo eliminarle tal quali, così ce le lavoriamo ancora un po' e otteniamo l'acido urico. L'acido urico è quindi il risultato finale di questo processo di smaltimento del DNA, oltre che di altre sostanze che non occorre nominare, finalmente pronto per essere eliminato dai reni e in misura minore anche un po' con le feci. Pensa che si stima che il corpo di una persona adulta, come te, sia formato da circa 30.000 miliardi di cellule. 30.000 miliardi! Queste cellule al proprio DNA, e come puoi immaginare c'è un continuo ricambio di quasi tutte le cellule. Ovviamente il corpo fa il possibile per non sprecare nulla, ma non è difficile immaginare come l'organismo si trovi costantemente a dover smaltire queste purine, derivanti dal DNA che non serve più, magari perché è rovinato, per altre ragioni. Quindi, da una parte c'è una produzione più o meno continua di acido urico, dall'altra c'è il rene che, sornione, si occupa di smaltirlo. A complicare un pochino questo equilibrio subentra poi la dieta, perché non è solo l'animale uomo a produrre purine, ma la gran parte delle cellule che si trovano sulla terra, mammiferi, pesci, pollame, ma anche le cellule dei cereali, dei legumi, delle piante, insomma. In realtà, a differenza di quanto si pensava in passato, la frazione di purine introdotte con la dieta rappresenta una percentuale minima della quota complessiva che il corpo si trova a dover gestire. In altre parole, è molto più rilevante il contributo delle purine che produci tu rispetto a quelle degli alimenti che introduci, ma su questo ci torniamo dopo. Per ora la cosa importante da capire è semplicemente questa: ci sono continuamente purine da smaltire, il corpo le trasforma in acido urico, il rene le elimina. Fine della storia? Anzi, siamo appena all'inizio. Il corpo umano è una macchina meravigliosa. Meravigliosa ma complessa. L'acido urico è una sostanza prodotta continuamente dal metabolismo cellulare e dalla digestione dei cibi contenenti purine. È parte del normale bilancio metabolico. Ma il corpo non manifesta l'esigenza di smaltirlo subito tutto il più velocemente possibile, come farebbe ad esempio con delle tossine. Pensa ad esempio all'alcol. Certo, il rene instancabilmente si adopera attivamente per evitare che i livelli di acido urico salgano eccessivamente, ma detto questo, non è così importante azzerarli, perché, parafrasando un'espressione che si usa spesso, l'acido urico fa anche cose buone. Nel sangue agisce infatti come potente antiossidante utile a proteggerci dallo stress ossidativo, quindi non è così indispensabile smeltirlo tutte subito con le urine. E quindi, come direbbe mia figlia adolescente, il rene lavora abbastanza nel chill per evitare semplicemente che la concentrazione di acido urico salga troppo, perché in quel caso sì, possono essere guai. Cerchiamo di capire cosa succede con un esempio culinario. Se aggiungi un cucchiaino di sale in un bicchiere d'acqua, questo si scioglierà facilmente e l'acqua rimarrà limpida. Ma se continui ad aggiungere, se ne aggiungi troppo, a un certo punto l'acqua non riuscirà più a scioglierlo e il sale inizierà a depositarsi sul fondo del bicchiere
formando dei granelli visibili. Nel tuo corpo succede la stessa identica cosa con l'acido urico. Quando il suo livello nel sangue diventa troppo alto, non riesce più a rimanere disciolto e inizia a formare piccoli cristalli. Complimenti! Sei appena diventato un paziente affetto da gotta. La gotta si manifesta quando i cristalli di acido urico precipitano a livello delle articolazioni, causando l'infiammazione e di conseguenza il dolore. E quando precipitano? Quando la concentrazione di acido urico nel sangue diventa troppo alta, ma ecco uno dei tanti aspetti ancora poco chiari della gotta. Per ragioni sconosciute, non tutti i soggetti che presentano un livello, insolitamente elevato di acido urico nel sangue sviluppano poi la malattia. Ma perché i livelli dovrebbero salire? Quando è che qualcosa inizia ad andare davvero storto? Beh, può succedere per varie ragioni e ovviamente una non esclude l'altra. Al contrario, possono anzi spesso sovrapporsi. Quasi sempre si osserva una ridotta capacità di eliminazione dell'acido urico da parte dei reni. Sicuramente un consumo eccessivo di alimenti ricchi di purine non ti aiuta. Più raramente si verifica una produzione eccessiva di acido urico da parte del tuo corpo. E qui ci troviamo di fronte a un altro aspetto ancora poco chiaro. Se il rene funziona male, la ragione di un ridotto smaltimento è evidente. Se stai assumendo farmaci che interferiscono con il lavoro del rene, è altrettanto evidente. Molto spesso i reni sono ancora in buona salute e nonostante tutto smettono di smaltire adeguatamente l'acido urico, probabilmente per ragioni genetiche. Oltre a questi fattori di rischio, genetica, reni e dieta, sono stati individuati anche altri fattori di rischio importanti. Sovrappeso, non solo perché con un peso in eccesso il tuo corpo produce più acido urico, ma anche per ragioni metaboliche molto più profonde. Ad esempio, il paziente obeso spesso è associato a sviluppo di insulinoresistenza, che porta a un aumento cronico della concentrazione di insulina nel sangue, che a sua volta riduce la capacità di filtrazione renale di acido urico. Ho sottolineato il termine cronico perché nel paziente sano il modesto aumento che si verifica dopo i pasti, quello è normale, è del tutto fisiologico. Digressione a parte, questo legame insulina-acidi urici ci spiega anche perché lo stesso diabete è sia fattore di rischio per la gotta che viceversa, ma anche altre condizioni cardiometaboliche come pressione alta, sindrome metaboliche, malattie cardiache in genere sono spesso associate al possibile sviluppo di gotta. Insomma, iniziamo a capire il perché la gotta sia considerata una malattia metabolica, malattia che peraltro si verifica più spesso negli uomini, principalmente perché le donne tendono ad avere livelli di acido urico più bassi nel sangue, anche se poi purtroppo dopo la menopausa questa differenza tende ad annullarsi. E questa è anche la ragione per cui gli uomini hanno maggiori probabilità di sviluppare la condizione in età, relativamente giovane, tra i 30 e i 50 anni, mentre le donne più spesso dopo la menopausa. E infine ricordiamo anche tutte quelle condizioni caratterizzate da un elevato ricambio cellulare, come psoriasi, anemia emolitica, alcuni tumori, tutti possibili fattori di rischio per lo sviluppo di gotta. Questi non sono gli unici fattori di rischio, ma sono sicuramente i più importanti. Interessante infine accennare ai cosiddetti trigger, ovvero a quegli eventi che potrebbero fungere da innesco, potremmo dire, della condizione, come ad esempio qualsiasi forma di stress. Penso a malattie cardiovascolari, recenti interventi chirurgici, traumi, ma anche disidratazione o fame. A prescindere dalla causa, quello che succede è che l'acido urico non si scioglie più bene e tende a precipitare in forma di cristalli all'interno delle articolazioni. E questo non è bello, credimi. Non è bello per niente. Non è bello perché significa un'improvvisa comparsa di dolore intenso nella sede interessata. Rossore, gonfiore, calore, spesso anche un aumento della sensibilità. Il paziente con un attacco di gotta lamenta spesso il fatto che la coperta sul piede diventa insopportabile. Ho parlato di piede perché nella maggior parte dei soggetti la prima articolazione a essere colpita è quella dell'alluce, il ditone del piede, ma possono venire interessate anche le articolazioni di collo del piede, caviglie, talloni, ginocchia, polsi, dita delle mani e gomiti. Molto più raro il coinvolgimento delle articolazioni della parte centrale, quindi più calda del corpo, colonna vertebrale, anche, spalle. Così come rari sono gli eventuali sintomi cosiddetti sistemici: febbre, frequenza cardiaca accelerata, senso di malessere generale, molto raramente brividi. L'attacco di gotta, soprattutto il primo, si manifesta in genere nelle ore notturne o comunque verso il mattino, quando cioè la circolazione venosa è rallentata e la temperatura corporea un pochino più bassa, entrambe condizioni che ostacolano la solubilità dell'acido urico.
Proprio per questa ragione l'alluce è così spesso la sede del primo attacco, perché si tratta dell'articolazione più lontana del cuore, dove quindi queste due condizioni fisiche, stasi venosa e temperatura, sono più impattanti. L'insorgenza dell'attacco è piuttosto rapida e dura qualche ora, ma la durata complessiva dei sintomi invece, quella no, quella può protrarsi per diversi giorni, diciamo da 3 a 10, il tempo di sciogliere i cristalli e poi smaltire l'infiammazione. Quando non affrontato, ovviamente la manifestazione tende a ripresentarsi, magari con ridotta intensità dei sintomi, ma con un progressivo aumento della frequenza degli episodi. Un po' meno dolore magari, ma sempre più spesso. Non so tu, onestamente io non saprei cosa preferire. Come abbiamo detto prima, non esiste un livello specifico di concentrazione nel sangue dopo il quale si manifesti un attacco, quindi non è ad oggi possibile prevedere se e quando si verificherà un nuovo attacco, ma solo stimarne la possibilità in base ai valori più o meno alti degli acidi urici nel sangue. E purtroppo questo è solo l'inizio. Complessivamente la progressione della gotta passa attraverso 4 fasi. Iperuricemia sintomatica, quando magari anche per caso si scoprono elevati livelli di acido urico nel sangue, ma non è presente alcun sintomo. In questa fase non è necessario iniziare alcun trattamento farmacologico, ma è sicuramente un campanello d'allarme importante che deve darci una bella sveglia relativamente allo stile di vita. Seconda fase, attacco acuto di gotta, quando l'iperuricemia supera la soglia critica che, ripetiamo, può variare nel tempo e tra soggetti diversi. I cristalli di acido urico vanno a depositarsi nelle articolazioni, causando i sintomi caratteristici. 3. A questo punto il paziente entra nella cosiddetta fase della gotta intervallare, che è il periodo privo di sintomi che passa tra un episodio e il successivo. Se trascurata, la condizione può infine evolvere in gotta tofacea, quarta fase, e soprattutto lo stadio più debilitante di tutti, che si raggiunge in assenza di trattamento in circa 10 anni. Le articolazioni possono subire danni permanenti e anche i reni possono venire danneggiati in maniera irreversibile dalla presenza di cristalli di acido urico. Il termine tofacea, gotta tofacea, indica infatti la formazione di tofi, depositi duri molto più ostinati dei semplici cristalli di acido urico, anche se in genere non dolorosi, che si localizzano nelle parti cartilaginee delle articolazioni colpite dalla gotta e che se non trattati possono portare nel tempo a deformità e osteoartrosi permanente. Tra le possibili complicazioni della gotta, soprattutto se non adeguatamente trattata, figura poi l'aumento del rischio di calcoli renali, ovviamente di acido urico, ma anche insufficienza renale e soprattutto negli ultimi 10-15 anni è emerso un aumento del rischio cardiometabolico, probabilmente a causa di uno stato infiammatorio cronico, in grado di coinvolgere anche il cuore e altri organi, oltre ai meccanismi metabolici coinvolti e accennati prima, come il legame a doppio filo con un'insulina elevata. Ti faccio notare che un progressivo danno renale è anche una complicazione comune di pressione alta e diabete e che un rene che lavora male è un rene che fatica a eliminare acido urico, andando così a sostenere un circolo vizioso in cui non è più nemmeno possibile distinguere cause ed effetti, soprattutto se ci aggiungiamo magari i farmaci necessari, ma che prevedono tra gli effetti collaterali anche un ulteriore aumento degli acidi urici. In tutto questo la buona notizia, perché sì c'è una buona notizia, è che con una diagnosi tempestiva di gotta e un trattamento adeguato la prognosi è ragionevolmente buona, ma è necessario impegnarsi in prima persona. Il trattamento della gotta ha essenzialmente 3 obiettivi: alleviare il dolore durante le fasi acuti, in genere è per questo che il paziente si rivolge al medico; prevenire il più possibile nuovi attacchi, ma forse più di tutto esercitare un controllo a lungo termine per prevenire quelle terribili complicazioni elencate prima. Inutile dire che soprattutto il terzo punto, che poi è anche il più importante, ovvero prevenire complicanze con conseguenze che potrebbero anche potenzialmente essere permanenti, richiede un miglioramento sostanziale del tuo stile di vita, che è quindi un elemento imprescindibile della terapia. Ma prima di vedere cosa devi fare nel quotidiano, accenniamo un attimo ai farmaci. Gli attacchi di gotta beneficiano dalla tempestività del trattamento. Breve inizio della terapia, meglio è. Tra i farmaci di prima scelta, ovvero quelli da preferire in assenza di specifiche controindicazioni, figurano la colchicina, da iniziare entro 12 ore dall'insorgenza della riacutizzazione, e o un antinfiammatorio, eventualmente associato alla protezione dello stomaco se ritenuta necessaria.
In alternativa agli antinfiammatori, a giudizio del medico, si può valutare un cortisonico per bocca o iniettato direttamente a livello articolare, eventualmente dopo aver provveduto ad aspirare l'eventuale accumulo di liquido sull'articolazione. In realtà, per quella che è la mia ridotta esperienza, raramente si procede ad aspirazione di iniezione, ma è comunque un'eventuale strada praticabile. In questa fase acuta, a meno che non ci siano controindicazioni specifiche, applicare impacchi freddi sull'articolazione colpita e bere abbondantemente può sicuramente aiutare. Dopodiché si passa a valutare la terapia preventiva. La colchicina rimane un farmaco di prima scelta che in genere si continua per circa 6 mesi, salvo pazienti che presentino controindicazioni, in cui si può eventualmente ricorrere a un antinfiammatorio a basse dosi. Parallelamente si inizia la terapia per ridurre la concentrazione di acidi urici al di sotto di 6 mg per decilitro, in genere con la prescrizione di allopurinolo, magari lo conosce come Ziloric. Sull'allopurinolo vale la pena notare che, a differenza del passato, non è più considerato un problema iniziarlo già durante l'attacco acuto di gotta, a patto che l'infiammazione sia adeguatamente controllata con i farmaci visti prima. Qualora l'allopurinolo non fosse tollerato oppure non si riuscisse ad ottenere un adeguato controllo dei valori nel sangue, ci sono alternative un pochino più recenti, seppur un po' più costose, che possono essere prescritte in alternativa, come il Febuxostat o il Pegloticase. Ma ti faccio notare che nelle più recenti linee guida europee il primo punto affrontato riguarda la necessità di informare il paziente, tranquillizzandolo sul fatto che le complicazioni sì esistono, ma sono controllabili, che è poi quello che in piccolo sto cercando di fare in questo momento. Ma il punto immediatamente successivo riguarda lo stile di vita, non esami, non farmaci, lo stile di vita. Ogni persona con la gotta dovrebbe ricevere consigli sullo stile di vita e in particolare su perdita di peso se appropriata, evitamento degli alcolici con particolare attenzione a birra e liquori, evitamento di bevande zuccherate, pasti pesanti e consumo eccessivo di carne e pesce. Dovrebbero essere incoraggiati i latticini magri, ad esempio latte parzialmente scremato. Dovrebbe essere consigliata la pratica di esercizio fisico regolare. Questa è l'unica possibile strada per guarire. I farmaci possono aiutarti a controllare i sintomi, anche a prevenire le ricadute, ma per sperare di guarire o quantomeno ottenere un buon controllo della condizione, la strada è questa e questa soltanto. Perdita di peso se necessario, no alcolici, pochi alimenti di origine animale e vita attiva. Esattamente le stesse identiche indicazioni che valgono a prevenzione della quasi totalità di malattie croniche. Ne parliamo spesso sul canale. La gotta merita tuttavia alcune precisazioni ulteriori, mirate all'abbassamento dei livelli di acido urico e che ti racconto adesso in ordine sparso. Se ci hai fatto caso, ti ho suggerito di ridurre il consumo di carne e pesce, non più genericamente di alimenti ricchi di purine come si faceva in passato. E questo perché, come abbiamo detto in apertura, in realtà la quantità di acidi urici in circolo dipende solo in minima parte dalle purine introdotte con la dieta. E ad esempio si è visto che gli alimenti vegetali ricchi di purine sono decisamente meno problematici delle fonti animali, che invece più facilmente favoriscono l'insorgenza di attacchi, in particolare quando si tratta di carne rossa, frattaglie e da un punto di vista nutrizionale mi viene da dire purtroppo anche pesce azzurro e frutti di mare. Meritano altrettanta attenzione il consumo di alcolici, che al tuo posto eviterei del tutto, e le fonti di fruttosio aggiunto. Nell'elenco di prima, quello delle linee guida, viene suggerito di evitare le bibite dolci. Ora, il consiglio rimane certamente valido anche per noi per una questione di calorie vuote, anche se in realtà per gli europei il rischio è leggermente inferiore da questo punto di vista, perché a differenza degli Stati Uniti, l'utilizzo dello sciroppo di fruttosio come ingredienti, il fruttosio aggiunto è appunto un fattore di rischio indipendente, è decisamente meno diffuso. Quindi i dolci vanno ridotti ugualmente, ma più per un discorso di calorie e sovrappeso che non per il fruttosio. Fruttosio. Nessuna necessità di limitare la frutta, lo ripeto, non serve limitare la frutta al di sotto di quelle solite 2 o 3 porzioni al giorno che si consigliano a tutta la popolazione. Tra gli alimenti protettivi ci mettiamo caffè, ciliegie e latticini parzialmente scremati. E ora lascia che ti ripeta un concetto importantissimo. Nonostante alcune linee guida obsolete continuino a promuovere la necessità di rinunciare anche agli alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di purine,
Non esistono dati clinici solidi che li colleghino a un significativo aumento del rischio di iperuricemia o di sviluppo di gotta. Sono invece varie le review che hanno confermato che le verdure ad alto contenuto in purine, in contrasto con alimenti ad alto contenuto di purine di origine animale, sono al contrario associate a un ridotto rischio di sviluppo della condizione o di sua recrudescenza. Altrettanto importanti peso, attività fisica e adeguata idratazione. E se ovviamente tutto questo ti facesse venire in mente la dieta mediterranea, sì, ti confermo che è esattamente così, con due soli piccoli limiti ulteriori. Riduciamo il pesce, magari a favore dei legumi, ed evitiamo gli alcolici, a favore di un po' di acqua in più. Grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto in rete non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante, né il tuo nutrizionista, né il tuo reumatologo, perché solo loro possono conoscere e quindi tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora, ciao!